Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere il fuoco dell'amore che sta per travolgerci, travolgerci tutti. Stiamo già impappinando perché io sono Acquario. Andiamo a vedere questo fuoco dell'amore che sta per travolgerti. Andiamo a vedere cosa lo ha bloccato e che rivelazione shock ci sarà per te. Quindi cosa stai manifestando rispetto a questa lettura che andiamo a fare. Allora, vediamo Acquario amore, facciamo quindi una lettura un po' diversa, un po' più incisiva, più pratica, ok? Per riconoscere tutto. Allora, vediamo. Andiamo a vedere anche qual è l'ombra quindi che porti nelle relazioni, cosa desideri davvero, veramente, sotto sotto. La lezione d'amore che tu, la tua anima ha scelto ora, sia che ci sia una persona sia che non ci sia nessuno, quindi quello che stai lavorando con lo specchio di una connessione, cosa puoi fare concretamente per creare un amore autentico e come cambieranno le tue relazioni quando integri questa verità. Allora, vediamo, Acquario. Allora, prima di tutto, prima carta, qual è l'ombra che stai portando nelle tue relazioni? Quale parte di te che forse non vuoi vedere, ma che condiziona i tuoi rapporti? Vediamo adesso cosa desideri davvero sotto sotto, anche se magari non lo ammetti, no? Perché a volte ciò che dichiari di volere e ciò che la tua anima chiede non sono proprio la stessa cosa, la maggior parte delle volte. Quindi, cosa desideri davvero sotto sotto? Qual è la lezione d'amore che stai imparando adesso? La lezione d'amore che la tua anima ha scelto ora. Cosa puoi fare concretamente per creare un amore autentico? E poi come quinta carta ci mettiamo come cambieranno le tue relazioni quando integri questa verità con la tua relazione. Ci mettiamo di qua. Allora, facciamo un bel respiro profondo, ragazze e miei ragazzi. E partiamo. Il fuoco dell'amore che sta per travolgerti. Andiamo a vedere. Prima di tutto la tua ombra. Qual è l'ombra che porti nelle relazioni? Il 4 di bastoni. Sì, guarda. Sai cos'è? Sai qual è l'ombra che porti in tutte le relazioni che vivi? È la nostalgia di una stabilità perfetta, di una festa d'amore completa, duratura. Perché qua il 4 di bastoni è il sogno dell'unione felice, del per sempre. Però portato all'estremo in qualità di ombra può diventare la trappola mentale, no? Che cos'è questa trappola mentale che porti nelle relazioni? È un ideale così alto che ti fa sentire delusa o deluso dalla realtà imperfetta. Potresti avere la tendenza a cercare l'amore da romanzo e a scappare o a disilluderti se la relazione diventa troppo umana, con le sue imperfezioni, con le sue ombre e i suoi inciampi. Scrivimelo se è così. Io mi ci ritrovo in questa cosa, d'Acquario, io mi ci ritrovo in questa cosa. Scrivimelo se è così, perché mettendolo poi nero su bianco noi già attiviamo la risoluzione, no? Sì. Vediamo qual è adesso il desiderio nascosto, no? Cioè, cosa veramente desideri davvero nel tuo cuore, sotto sotto, quello che non dici a nessuno, ma lo dici solo all'amica tua, la Francesca. Qual è? Qual, qual è? Cosa desideri davvero sotto sotto, anche se magari non lo ammetti, no? Andiamo a vedere qual è quello che il tuo cuore vuole, anche se la mente rifugge da questo. Andiamo a vedere. E qua c'è l'imperatore sotto sotto. Quello che desideri davvero, mo, la Francesca tua te lo dice, allora, è la sicurezza, la struttura e la protezione. Perché l'imperatore qua è proprio il desiderio di un amore solido, che sappia creare ordine nella tua vita che è spesso caotica, no? E ribelle.
vuoi un partner forte, presente, che tenga lo spazio con fermezza. Questa carta ti dice che vuoi anche diventarlo tu stesso, quest'ordine, cioè essere il sovrano del tuo regno interiore, capace di costruire basi solide su cui far fiorire il sentimento. E quindi lo proietti anche in un'altra persona questa necessità, no? Questa, che sotto sotto tu vuoi questo. Quindi al di là della relazione che stai vivendo, se stai vivendo una relazione o una connessione o non c'è nessuno, e questo è il senso. E poi nelle persone che mi proietti, è questa la verità. Così noi andiamo a metterla in luce, risolviamo, e quando c'è quella persona davanti, tu sai già questo, cioè è attiva la consapevolezza in te. Vediamo qual è la lezione che la tua anima ti sta dando adesso, e la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento, no? Attraverso una connessione che stai vivendo, oppure l'amore che stai attirando. Cosa ti farà sperimentare l'amore che stai attirando? Vediamo. Fiorire nella tua unicità, regina di bastoni, che tu sia uomo o donna non importa. Fiorire nella tua, la tua anima ora ti invita a fiorire nella tua unicità magnetica, ad abbracciare quella regina di bastoni che vive dentro di te, carismatica, creativa o creativo, capace di attrarre senza sforzo, di incendiare i cuori con la sola presenza. La lezione è questa, che l'amore non deve toglierti la libertà o spegnere la tua fiamma personale. Questa carta ti insegna a portare la tua passione, il tuo fuoco, la tua arte nel rapporto senza avere paura di essere troppo. Perché è questo la paura, no? Di essere troppo. Allora, se io sono una montagna, l'altra persona è... Una persona mi fece questa metafora. Tra l'altro era una life coach. Era una life coach di una mia vecchia amica. E mi disse, se tu sei una montagna e lui una collina, abbassati e diventa collina, no? Ridendo e scherzando. No, tu sei una montagna, lascia che le colline ti ammirino e prendano spunto dal tuo magnetismo e ammirazione. Quindi la lezione che stai vivendo attraverso le relazioni, o la relazione attuale o la connessione attuale, è proprio questa. L'amore non deve toglierti libertà e ti insegna a portare la tua passione, il tuo fuoco, la tua arte nel rapporto, senza aver paura di essere troppo. Questo ti sta insegnando l'amore. Adesso vediamo cosa puoi fare tu concretamente, adesso, per creare un amore autentico. Il 10 di denari. Allora, in questo punto le carte ti dicono: costruisci un futuro tangibile. Costruisci un futuro tangibile. Intreccia le tue radici. Cosa voglio dire? Il 10 di denari qua parla di famiglia, di stabilità materiale e di progetti condivisi. In coppia questo significa lavorare insieme per una sicurezza concreta, fare delle scelte di vita che consolidano l'unione. Se sei sola o solo, preparati a essere tu, la base solida che il futuro amore potrà incontrare in te. Cioè sei tu che devi costruire il tuo regno e poi ospitare la persona, cioè nel senso anche a livello metaforico, simbolico. Perché una volta che costruisci il tuo regno, sai, quello deve stare là, quello deve stare là, quello deve stare là, questa cosa deve stare qua, questo è il mio regno, accomodati. E nessuno lo può toccare, cioè... però qual è il senso? Siccome devi far risplendere la tua unicità, no? Senza paura di essere troppo, la persona che entra nel tuo regno si sente
benissimo nel tuo regno. Perché anche l'acquario più indipendente alla fine sogna un posto dove tornare. Quindi non aver paura di investire su qualcosa che duri. Ricapitoliamo. Cosa ti dice questa carta? Se sei già in coppia è necessario lavorare insieme, condividere, fare scelte di vita che siano condivise da entrambi, ma perfettamente condivise con la tua fiamma, senza dire no, senza compromessi. Se invece sei da sola o da solo, qua ti stai preparando a essere tu stessa o tu stesso la base solida che l'amore che arriva può incontrare. Sei tu la base. Va bene? Ok. Vediamo adesso cosa cambierà quando integri questo, cioè come cambia la tua relazione, le tue relazioni quando integri questo aspetto. Il mondo, l'apice del compimento amoroso. Quando integri questo, raggiungi l'apice del compimento amoroso, cioè il mondo è la carta della realizzazione totale, dell'armonia, dell'aver finalmente trovato un ciclo che si chiude per aprirne uno nuovo più elevato. Sia che tu stia già con qualcuno, sia tu che stia aspettando un incontro o che hai nel cuore una connessione, questa carta è una promessa straordinaria. Che ti dice? L'amore che stai per vivere avrà una qualità universale, spirituale. Danzerete insieme nel cerchio sacro della vita, riconoscendovi l'un l'altro come anima con anima. È un amore di altissimo livello, siamo nell'era dell'acquario, stiamo entrando, ed è l'amore proprio di due mele intere che condividono la propria interezza. Va bene? Quindi se io ti dicessi un racconto poetico di questo, no? Un racconto poetico di questo. Tu che sei figlia o figlio del cielo e del vento, no? Nel tuo cuore porti un sogno di celebrazioni eterne, di danze sotto archi fioriti, mi viene in mente. Ma questa nostalgia di perfezione a volte ti fa dubitare dell'amore reale. Ti spinge forse a pensare che se non è un fuoco d'artificio continuo, allora non è vero. Eppure in segreto desideri ardentemente un imperatore. C'è un amore che sia forte, stabile, capace di contenere la tua vastità senza temerla. Tu sei immensa, immenso. E questo ti porta a sentire che anche tu vuoi diventare saldo, un pilastro per la tua stessa vita. Ora la tua anima ti chiama a brillare senza timori, a far danzare la regina di bastoni dentro di te, a essere passionale, creativa, magnetica o magnetico e portare questa luce nelle tue relazioni. Il consiglio che ti danno le carte è molto semplice. Costruisci basi solide, investi sul quotidiano, investi su progetti comuni, su ciò che duri, perché così tu potrai infine abbracciare il mondo, un amore totale, che non ti rinchiude mai, che non ti rinchiude più, ma ti espande, alimenta la tua espansione, che non ti lega, ma ti completa, dove due anime si riconoscono e celebrano insieme il miracolo di esistere. È una bomba questa stesa. È una bomba. L'idillio dell'amore perfetto, la nostalgia di quell'amore perfetto, la nostalgia che noi abbiamo, quella dolce tristezza, dolce malinconia che ci prende, no? E perché abbiamo nostalgia del paradiso perduto. E quel paradiso perduto si integra vedendo la bellezza dell'imperfezione nella vita reale. Nello yoga sciamanico giapponese si chiama wabi sabi,
la bellezza della vita imperfetta, attraverso quelle imperfezioni vedere la bellezza di quell'amore, attraverso la nostalgia, la sacra nostalgia. Allora tu, abbracciando tutto questo, manifesti il tuo potere, costruendo basi solide su cui ergere il tuo impero. E l'altra parte è una persona che ti completa totalmente, cioè tu stai per vivere un amore al di sopra di qualsiasi cosa che la tua mente possa aver avuto mai un'idea. Wow. Vediamo cosa ti dice questo imperatore, anche se sei uomo ribalta. Vediamo un po' con i miei potenti oracoli, lui, lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dà questo amore? Cosa ti darà questo amore? Un aiuto, ti chiede aiuto, aiutami ti prego. Aiutami ti prego. Sai come tu puoi aiutare l'altro, essendo spudoratamente chi sei. Essendo spudoratamente chi sei. Quello può aiutare l'altro. Non lesinare su nessun aspetto di te. In quel modo tu dai un esempio all'altro, tu lo aiuti. Qua c'è una persona che ti chiede aiuto. Io credo che sia rispetto alla comprensione di te. L'acquario spesso è incomprensibile, ma perché sta sempre uno sguardo oltre a quello che gli altri vedono, no? Io lo comprendo questo. Aiutami ti prego, allora come puoi aiutare l'altro? Concretamente dimostra all'altro, perché lo stai dimostrando a te, che il tuo essere è ben radicato in te. Non temere di esporti. Va bene? Cos'altro? Tu sei mia. Qua c'è una persona che tu abbagli con il tuo potere, con le tue infinite sfaccettature, infinite personalità, tu abbagli, no? Tu sei mia, ti dice l'amore, ti dice questa persona. Tanto a volte non ti comprende che ti dice aiutami, no? Questo dice l'altra persona. Quanto manca alla vetta? Tu sali e non pensarci. Questo ha a che fare con questo 10 di denari che ti ho detto prima. Costruisci minuziosamente il tuo regno. L'amore ti dice non pensare quanto manca alla vetta. Tu costruisci, perché la vetta stessa è il viaggio stesso è la meta. Il viaggio stesso è la meta. Questo quanto manca alla vetta tu sali a non pensarci. È una persona che insieme a te costruisce un futuro tangibile, che non è un fuoco di paglia, no? E allora mi parla di stabilità concreta, di progetti condivisi. Allora quotidianamente lavorate insieme per una sicurezza concreta. Fate scelte di vita che consolidino l'unione in armonia con entrambe le personalità. Se invece sei sola e solo ti stai chiedendo quanto manca alla vetta, ti chiedono di costruisci il tuo regno, non pensare quanto manca alla vetta intesa come l'imperatore che arriva nella tua vita o l'imperatrice, perché questa è una stessa di una grande portata animica con il mondo finale, grande successo e realizzazione, un nuovo mondo, è proprio il mondo della tua relazione che hai sempre sognato. Quindi che tu sia in coppia con qualcuno, vai, minuziosamente, vai, esprimiti. Ok. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli.
Questa è una rivelazione shock per te, proprio. Tanta passione, c'è tantissima passione qua, una passione dirompente sta per travolgerti, tanta passione. Torna a essere libero, è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita, l'imperatore. Allora, questa è una carta che mi parla delle catene mentali che si hanno e soprattutto rispetto alla tua ombra, di questa situazione che vedi come idilliaca e poi si realizza nella materia, vedi le imperfezioni, no? Torna a essere libero dall'idea idilliaca dell'amore come se fosse un romanzo. L'amore è fatto di sudore, di bellezza, di imperfezione. Torna a essere libero da queste catene qui. Abbraccia anche quello che tu pensi che siano tue imperfezioni, che sono invece i tuoi più grandi alleati. Torna a essere libero dalle catene dell'amore idilliaco, perché tu stai andando su un'altra frequenza altissima qua di amore, dove vedrai tutta la bellezza che ti sto raccontando. Ok, cos'altro? E qua c'è un'anima gemella, chiaro, la perfetta persona che ti corrisponde. Quella persona dove sentirti due mele intere e non la stampella l'uno dell'altra. Dove c'è questo 10 denari, quella persona che sostiene il tuo mondo e alimenta la tua espansione, è proprio l'anima gemella. Quindi se non c'è ancora, tu stai attirando tutto questo, ricordati, come dice il mio oracolo, sali e non pensarci, non pensare alla vetta, il viaggio stesso è la meta, perché affermazioni, visualizzazioni vi faranno incontrare, ma soprattutto è il tuo essere autentica o autentico, sì, che abbraccerà questa persona qui. Tu sei mia, ricordati, ti dice. Ok? Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Il vento cambia direzione. Co-creare è la carta più forte del mazzo. È proprio la struttura che si crea insieme a un'altra persona. È tempo di andare, è in arrivo verso di te questa persona. E ti dico anche un'altra cosa. Le relazioni, o comunque come hai costruito le relazioni fino a questo momento, sono state il trampolino di lancio per la costruzione di questa nuova identità di relazione che è al di sopra di tutte le relazioni che hai vissuto. Se con la stessa persona con cui stai adesso sei in connessione è un conto, con un'altra è lo stesso. Io ti sto dicendo proprio quello che stai per manifestare. È tempo di andare verso questa nuova porta qui, che è una relazione che ha alla base la libertà di essere chi sei veramente. E questa persona alimenta la tua espansione, non ti frena più. Questo è ciò che stai manifestando. Bellissimo, ragazze mie. Non abbiate fretta né con la persona con cui siete in connessione né con la persona che deve arrivare. Non abbiate fretta, perché non è un fuoco di paglia, è qualcosa che dura in eterno. Cioè, ci sono le fondamenta. Va bene? Ok, detto questo, ragazze mie, ragazzi, io vi abbraccio forte. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!